Hello, dearest friends. Here one more time is broadcasting on live your Captain Santenchan. Hello to everybody there from here. I hope all of you are feeling well by now, because I want to talk about some arguments and my English language is not so bad now. I transmit this video on live from Rome, the capital city of Italy, and today is Wednesday, 19 hours, and there is 64 Fahrenheit degrees, 0% rain, humidity 44%, and wind 3 mph. So there are a lot of things that I would like to speak with you, but the only problem is that I don't speak so much well on English language, so I'll do what I'll be able to do. But first at all, I want to greet all of American people that following me, because the most of the 10% that use my videos are from United States and United Kingdom. So there are so many people that look at me speaking on Italian language. I assume from it two things or three. Most of you like to see me spoken on Italian. There are so many English speakers on my audience that want to learn to speak Italian, and for this reason look at my videos. And the third reason, maybe the third reason, that a lot of people that following me from United Kingdom and from United States of North America are Italian speakers, are people that are the descendants from Italian immigrants, or they are Italians that live outside Italy. So thank you very much, people from America and people from United Kingdom, because a lot of you
from my audience are from these beautiful countries. I have spent a lot of holidays on the United Kingdom, on London, and on United States of North America, New York, Boston, Brooklyn, Manhattan, Miami, Tampa, Orlando, Dallas, Irving on Texas. So I have good memories of my travels on the United Kingdom and the United States. And thanks so much for following me and to see my videos. Last time I had spoken about Gothic literature on Italian, and so many people see my video from United States. I talk about Edgar Allan Poe and Howard Philip Lovecraft because I love those two writers very much. If you want, I spoke about some specific arguments. Please tell me. I'll consider the possibility to do a video. Now I have 2 likes on this video, but I want some chatter and I want some commentary on my video, please. I want all of you read something on my discussion, on my sector of discussion of the channel. Beh, care amiche ed amici, dear friends, I am very afraid because there are world war risk, world third war, very strong risk, and it will be the first nuclear world war, and this something very dangerous. Believe on me, believe on your Captain Sant'Enchan. The risk of a first nuclear war is very, very bad, and it will carry a lot of deaths all over the world, because radioactivity will spread the death all over the world. So we have to do all is possible to stop this madness, because world needs peace. World needs the effort of every one of us to be a better place. We have to stop this nuclear escalation, this wars
escalation, and we need to cooperate and collaborate each other best than we do actually, because the only exit in the case of a detonation of a nuclear world war is the human extinction and the destruction of all human society. So we have to stop the possibility to award mass murder with all these nuclear weapons, because the human race could exterminate itself, and is very dangerous. We can't play with that things. We can't play with bombs. We can't play with war pressures, and we can't play with wars games, because we will kill ourselves. So we have to negotiate with all the countries that have nuclear weapons, because we have to avoid in one or other way impossible situations. By now we have just to avoid the use of mass murder weapons, because there is no choice, there is no second opportunity. If you strike and if you get strucken by nuclear weapons, to stay alive we have to do all the necessary to avoid the first world nuclear war and the incoming of the third world war. For the all our humankind, for our future itself. Beh, allora, cari amiche ed amici, adesso passiamo a parlare un po' in italiano. Qui il vostro capitan Sant'Enchan che vi saluta e ebbene, come ho detto prima quando ho iniziato a fare il video, adesso che stiamo più o meno alle 20, continuano a fare 17 gradi,
vi saluto da Roma. Mercoledì 20, vediamo che sono un po' ciecato. Mercoledì 25 di dicembre, mercoledì 25, perdono, sono ciecato, mercoledì 25 di ottobre del 2017. No, perché mi hanno fatto degli occhiali che nuovi da qualche mese e o me li hanno fatti male o mi devo abituare io. Allora mercoledì 25 di ottobre (2017) alle 19 è ancora sereno, precipitazioni 0%, umidità 45%, vento che deve essere aumentato 5 km orari. Prima non so di quanto era, l'ho detto in inglese, quindi fanno 63 gradi Fahrenheit, 17 gradi Celsius. E c'è una novità. Beh, mica tanto, perché in questi giorni la temperatura minima andava scendendo, almeno a Roma. Infatti questa notte raggiungerà un minimo, pensate un po', alle 6 del mattino alle 7 di, perché qua non te lo specifica bene, di 9 gradi. Questi giorni era di una 10-12 gradi, ma oggi giovedì e giovedì faranno 9 gradi di minima e la massima è annunciata sempre sui 23 gradi, sui 22 il venerdì con 12 gradi di minima. Pioverà 23 gradi addirittura il sabato, ma ci saranno 8 di minima, poi 21 gradi di massima e 11 di minima la domenica, lunedì 22 gradi di massima, 10 di minima, martedì 20 gradi di massima, 8 di minima, e mercoledì 20 gradi di massima, 12 di minima. Perché vi dico questo? Lo so, ve ne può fregare di meno, ma ve lo dico perché molti di voi mi dicono: ma perché non inizi come che tempo che fa? E io gli dico: come inizia che tempo che fa? Con le previsioni del tempo, no? Per quello si chiama che tempo che fa. Ah, beh, vabbè, allora se è così devo farlo anch'io. E poi io voglio dirvi che ho caricato nel mio profilo di Instagram dei video che ho trovato, che non li ho fatti io, perché ho ricevuto subito delle critiche, e io questo ve lo dico perché così almeno se mi volete criticare sapete di che si tratta. Si tratta di video di satira. Siccome la satira va molto e io non io faccio solo le cose per condividerle con gli altri, mica sono uno di quelli che sparano cose solo per ricevere dei like, non crediate quello. Io ho un profilo io ho un profilo di io ho un profilo di stavo leggendo, ho un profilo di Instagram per giusto per condividere cose divertenti, mica per altro, mica per portare il pubblico a guardare eh,
a guardare i miei video in YouTube, non ne sarei capace. Aspetta che ci sono successi dei casini qua. Vabbè, che dire, poi mi hanno chiesto tante cose, mi hanno chiesto, e io qua intanto sto editando il video e cerco di rispondere a tutti. Intanto scusatemi, ma siccome c'ho poco tempo, intanto imposto in common creative il video, poi non so a che cosa può servire. Seleziona la lingua italiano. Beh, vabbè, ho impostato la lingua. Vi dicevo, se voi avete degli interessi di cui volete che vi parli, ditemelo. Io poi conosco molte persone che non so perché fanno dei live se li cancellano. Io purtroppo non sempre ho il tempo di organizzarmi, perché faccio dei video quando ne ho tempo. E quindi vediamo, ogni tanto ti suggeriscono il posizionamento, che è quello che stesso che uno ha fatto. Beh, come dire, eh, ogni tanto c'ho il wifi lento, speriamo che non mi tradisca. Però ecco, sto aspettando che qualcuno mi suggerisca dei temi. Purtroppo non succede nulla, non viene nessuno. Non viene nessuno in mio soccorso. E vabbè, che ci possiamo fare? Io intanto metto le impostazioni. Metto le impostazioni. Quindi vediamo queste cose qua. Beh, come dire, basta adesso. Veramente, se io ho già parlato in inglese, se veramente non siete interessati a farmi delle domande, volevo
che mi faceste delle domande dal vivo, però vedo che ho pochi interventi a quest'ora, eppure voglio dire, molti di voi mi rispondono. Le cose che stanno succedendo in Italia non mi piacciono molto. Poi, come al solito, adesso hanno iniziato di nuovo ogni tanto a parlare di Sanremo, Sanremo qua, Sanremo là, ci sono le elezioni, dopo il referendum il solito bla bla bla, tutti dicono abbiamo vinto noi, no, hanno vinto loro. Scusate per questa pausa che ho preso, cercavo delle risposte, ma nessuno me ne ha date. Quindi, come dire, no, purtroppo la politica rimane sempre la solita cosa, purtroppo non cambia nulla, anzi i partiti tutti si assomigliano l'uno all'altro. Non so quale sia l'uscita possibile da questa situazione. Lambrenedetto ci dice che bisogna uscire dall'Italia. Vabbè, ci avrà ragione, bisogna uscire dal paesello, come dice lui, ma che facciamo? Una cosa è se uno vuole uscire, un'altra è che uno debba uscire perché lo cacciano via, lo obbligano a uscire, e poi veramente così l'Italia rimarrà un paese in mano agli stranieri che vengono per avere per carità, io non ho contro i rifugiati, nulla, bisogna assisterli, però rimaniamo un paese che dà i sussidi di disoccupazione, la casa e tutto il resto agli stranieri, e noi dobbiamo andare all'estero per riuscire a sopravvivere facendo lavori umili che in Italia non faremo. Certo, in Italia non faremo perché in Italia a casa nostra magari ci riceviamo, abbiamo studi universitari, e il colmo è che non ci sono i soldi per pagare le pensioni, così la gente non solo la fanno pensionare più tardi possibile, ma addirittura non vanno in pensione perché gli darebbero un minimo. E i giovani, magari c'è un padre che lavora fino ai 67 anni e il figlio che ne ha 30 40 sta in casa disoccupato, quindi certo per anzianità il padre gli arrivano a pagare molto nel suo lavoro, però deve mantenere il figlio disoccupato in casa che magari è ingegnere. Che succede, caro Lambrenedetto? Che non è facile per tutti abbandonare il loro paesello, come tu dici, che non sono dei ciusi, ma voglio vedere, non tutti vogliono andarsene via dall'Italia. È brutto abbandonare i propri affetti, partire in esilio così. Allora se tu ti sei ricevuto in ingegneria e sono da già 2 o 3 anni che non lavori, devi pagarti da solo dei masters, dei corsi di capacitazione professionale, altre cose, e poi non sei competitivo nel mondo del lavoro, perché anche se continui a studiare idiomi, a prendere dei master di ingegneria e quello che vuoi, ti diranno sì, ma lei non ha l'età. È un po' come se non ti prendono mai nel servizio militare e tu fai allenamento fisico, arrivi a essere un Rambo ma c'hai 45 anni e ti dicono no, la leva volontaria è dai 18 anni che sei maggiorenne ai 25. Non puoi entrare come infante di marina anche se hai fatto l'accademia, o entrare in accademia ai 45 anni, per quanta agilità fisica abbia, a meno che non sei di un'altra arma. E quindi no, si fa presto a dire bisogna abbandonare il paesello.
ma non è così facile come sembra. Te lo dice il tuo capitan Sant'Enchan, il tuo captain, che è una persona veramente navigata. E non è vero, perché io in internet ci sto navigando dal 2000, quindi io ho solcato veramente gli oceani infiniti della rete. Sono un capitano con esperienza e te le posso dire queste cose. Poi tu dici che ti minacciano, ma chi ti minaccia? Io seguo report e a Milena Gabanelli, che è la autrice del programma report, la cui prima puntata è stata trasmessa nel 1997 e ne ha dette di tutti i colori, e ne ha dette di cotte di crude, sulla gerontocrazia politica, e sul fatto che l'Italia non è una meritocrazia ma una raccomandocrazia, una gerontocrazia, una nipotocrazia, una partitocrazia. Ne ha dette con nome e cognomi. Adesso mi hanno raccontato che tu, Lambrenedetto, per aver fatto un video dove denunciavi l'aumento ingiustificato dei prezzi, ti avrebbero minacciato. Ma è un qualche cosa che noi in Italia già conosciamo dagli anni 80 70. Al produttore di carote per una cassa di 20 kg gli danno 5 centesimi, e tu nei supermercati e anche nelle verdulerie trovi le carote dai, non so, 2-3 euro il chilo, per dire un prezzo, no? Quindi ai produttori non gli conviene più produrre carote, chiudono perché hanno più spese che altro, si indebitano. Chi rimane a fare carote? Vengono le grandi lobby che poi comprano pesticidi, erbicidi, ci avvelenano con tutto l'agrochimico, e vengono delle grandi catene di produzione agroalimentare che comprano, in pratica stanno rinascendo in Italia quelli che Benito Mussolini ha fatto di tutto per combattere, i latifondi. Bene o male la rivoluzione fascista di Benito Mussolini è stata l'unica che fino adesso ha fatto più o meno bene una ridistribuzione delle terre, con la bonificazione dell'agropontino, le cui paludi della Maremma, la Maremma toscana per esempio, non erano riuscite a bonificarle né gli antichi romani né tutti i governanti del medioevo e del rinascimento. Ecco, lui ha bonificato l'agropontino dagli acquitrini, c'era la febbre gialla, le zanzare, tutte le pestilenze, e ha fondato delle città: Acilia, Azza, Infernetto, Casalpalocco, Dragona, Dragoncello, eh, Pomezia, Aprilia, Latina. Ecco, quello è stata una riforma del latifondo, una ripartizione delle terre che non ha però toccato la Sicilia. Adesso con queste multinazionali in mano ai bancari o ai banchieri, come tu saprai, Lambrenedetto, c'è un processo di regressione, cioè si ritorna al latifondo, perché i piccoli e medi agricoltori si stanno impoverendo e se ne stanno andando dal campo, quindi produciamo meno prodotti artigianali e tradizionali. Vi chiedo scusa che questo argomento non mi è venuto in mente prima, però si stanno rimpadronendo dei campi le industrie agroalimentari, che a livello mondiale le grandi etichette unificano il consumo, unificano i consumatori nel consumo massivo. Ciao Claudio Wolf, io sto bene, grazie, e te come stai? Spero bene. Allora dicevo,
che purtroppo c'è una regressione, si sta ritornando al latifondismo. Tutto a posto, Claudio Wolf, anch'io. E con la precarizzazione del lavoro ormai lavora poca gente nei campi, ci sono molti disoccupati e come vedi tu dici bisogna andarsene dal paesello. Per forza di cose ti fanno andare via dal paesello. Poi nella televisione parlano del mito che è facile andare nel campo e farsi una fortuna perché ormai con gli studi universitari non fai più nulla, ma è tutta una bufala. Un ritorno ai vecchi mestieri non sarebbe male. Non sarebbe male un ritorno ai vecchi mestieri se uno fosse libero imprenditore, intraprendente, perché purtroppo già da decenni in Italia con la precarizzazione, la terziarizzazione e il lavoro a tempo determinato non si ritornerà ai vecchi mestieri come una volta, se no a a una nuova forma di signoraggio agricolo, latifondista e di sfruttamento dei lavoratori, perché ormai sono le grandi corporazioni, le grandi multinazionali che attraverso le banche fanno concorrenza al piccolo produttore che deve vendere le carote a 9 centesimi 20-30 kg, e nei supermercati non so a quanti euro si trovano oggigiorno le carote. Però voglio dire chi guadagna, c'è tutta una catena di ridistribuzione nel mezzo, chiudono i piccoli negozi, chiudono i piccoli produttori, rimangono gli ipermercati, i supermercati, i grandi centri di ridistribuzione all'ingrosso che comprano anche i minoristi, i consumatori privati, i grandi centri di vendita al dettaglio e i nuovi latifondi che si formano perché queste multinazionali, queste lobby, questi duopoli, questi latifondisti sono finanziati dalle banche e magari gli appartengono, chiudono in favore dei vari centri commerciali le coop. Eh sì, perché ormai non hanno più aria da dove respirare, lasciando i piccoli negozi chiudere. Esatto, i piccoli negozi chiudono, disoccupati, i piccoli produttori agricoli chiudono perché hanno più perdite, arrivano i latifondisti delle grandi mega corporazioni, quindi se ne vanno anche i lavoratori del campo, i proprietari del campo. E l'ambrenedetto XVI dice giustamente bisogna andare via dall'Italia, bisogna andare via dal paesello. Lui intendeva dal paesello nel quale uno vive in Italia. Io dico che ormai l'Italia è tutto un paesello di gerontocrati, di nipotisti, di partitocratici, tutti i partiti sono uguali. Sì, ma lui vive a Milano, non può parlare. A Milano le cose stanno meglio? Beh, buon per i milanesi. Io però non credo che stiano meglio per molto tempo a Milano le cose. Prima o poi vedranno, insomma. Io spero che vadino bene a Milano, però eh, diciamo che prima o poi tutto ha una fine e io credo che anche a Milano ci sarà una fine. Quindi spero che a lui gli va di bene. Comunque caro Claudio Wolf, lui ha detto in più di un video che era depresso, che avrebbe lasciato di fare i video perché lo minacciavano di morte. E io gli ripeto, se qualcuno gli fa vedere questo video, se lui lo vuole vedere, che l'autrice del programma Report dal 1997, Milena Gabanelli, ne ha dette di cose e quindi non so perché a lui lo minacciano.
era depresso e quelli sono disoccupati. Ah, cioè lo hanno minacciato degli youtubers, degli haters qualunque, non chissà chi, perché anch'io ho fatto dei video. Basta che, caro amico Claudio Wolf, basta che tu e i nostri amici cerchiate nel mio canale di YouTube Spesa, perché molti video non li ho neanche titolati Spesa, non hanno, però ho caricato dei video facendo la spesa e denunciando anni fa le stesse cose che lui denuncia nei suoi video anni fa. Quindi cercate, per esempio, senza togliergli nessun merito a Lambrenedetto 16° che seguo, ed è un onore per me seguirlo, però cercate un video nel mio canale chi governa l'Italia, chi governa il nostro paese è il titolo, e poi un altri video che Sant'Enchan vi parla facendo la spesa, e io parlo di tutte le mie esperienze facendo la spesa e di come si vedano i prezzi alterati visibilmente nei supermercati. Quindi adesso saluto il nostro amico Renzo Montagnani everything di Instagram. Ciao, so che mi segui sempre, ti piacciono i video larghi, questo ne è venuto abbastanza largo perché ho fatto una prefazione in inglese, ho parlato al mio pubblico di lingua inglese, perché il 10% delle persone che mi segue, o anche di più, che hanno visto i miei video, hanno visto i miei video dal Regno Unito e dagli Stati Uniti e anche dal Canada. Mi sono scordato di salutare il mio pubblico del Canada. I apologize with you my friends that following me from Canada. Adesso vi devo lasciare perché basta, mi sono stancato. Vediamo un po'. Beh, devo aggiustare le luci, non c'è nulla da fare perché è uno schifo, però vabbè. Accendo questa qua, vi dicevo, care amiche da cari amici, come vedete ho acceso una luce e praticamente non è cambiato nulla. Ho tutte lampade ambientali, hanno un design abbastanza bello, però mi sono scordato prima nell'intro di ringraziare i miei amici del Canada. Molti saranno come gli amici degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, immigranti italiani, figli di immigranti italiani. Allora, hello to everybody in the United States, in the United Kingdom and on Canada, because a lot of people from Canada see my videos, so thank you very much. Poi vabbè, abbiamo parlato un po' di tutto. Lambrenedetto era depresso e quelli sono disoccupati. Caro Claudio Wolf, purtroppo ci sono stati dei depressi o dei disoccupati che hanno aggredito anche a me quando ho fatto i video inchieste nei supermercati, ma io non mi sono demoralizzato. Io filtro i commentari prima di tutto perché quelli veramente cattivi, che non sono critiche costruttive, non li voglio vedere.
poi perché giorni fa ho potuto commentare un commentario, rispondere a un commentario che mi avevano fatto a un video che ho caricato all'inizio, proprio 5 anni fa quasi, perché era passato inosservato due commentari, ho visto quei commentari perché ho ricevuto un altro commentario su quel video, quindi io filtro i commentari per cancellare quelli cattivi, anzi anche denunciarli, ma anche per accorgermi quando commentano i miei video, perché se no succede che molti dei miei video avranno dei commentari ai quali non ho potuto rispondere perché non me ne sono accorta a tempo, e poi nello scroll il commentario rimane escluso. Quindi io ho ricevuto non solo delle minacce perché facevo dei video nei supermercati, quindi cercate supermercato, cercate spesa nel mio canale, ma in qualche occasione mi hanno detto che se non lasciavo di filmare mi sequestravano il cellulare, il mio Nokia Asha 302 o il mio Galaxy Young 5360, che ormai questo non funziona più, ma perché va in loop, ma voglio fare un video tutorial per parlare dell'op. C'ha l'Android 2.3.6, è un non mi ricordo che sistema operativo è, è un gingerbread. Purtroppo si sarà rotto di questo gingerbread il tasto home, perché non riesco a accenderlo, ma per accenderlo basta mettergli la batteria che si accende solo, poi rimane acceso un po' di tempo e va in loop. Comunque c'è da notare che ormai avendo il sistema operativo che non si può attualizzare, l'Android 2.3.6 gingerbread ormai non supporta neanche Google Chrome, quindi è da buttare. Mi spiace perché io conservo tutti i cellulari, però vabbè, non ci si può fare nulla. Quindi io mi filmavo con questa ciafeca qua, con il cellulare che gli ho regalato a mia madre, il Nokia Asha 302, con il tasti QWERTY completo, e nei supermercati mi dicevano: tu da qua, se no ti sequestriamo il cellulare. Me l'hanno detto più di una volta, ma io ho fatto tanti video, ho resistito nel 2013, nel 2014, nel 2015, andate a vedere. E poi, se non mi sbaglio, anche nel 2016 o nel 2017 ho fatto dei video blog nei supermercati. Non mi sono fatto scoraggiare, sono andato avanti, perché non bisogna arrendersi, anzi più hai degli ostacoli nel cammino, più devi andare avanti. Ma ho lasciato di fare dei video dentro e fuori i supermercati, perché se guardate molti dei video dove non c'è come titolo spesa o supermercato, io parlavo fuori dal supermercato, perché ti possono proibire di filmare dentro ma non ti possono proibire di filmare fuori, perché è suolo pubblico, a meno che naturalmente non compaia il cartello del supermercato o la vetrina con le promozioni, e quindi loro magari possono dire: vuole mettere in discussione la nostra politica di vendite, vuole mettere in discussione che realmente sono delle offerte, vuole fare delle indagini, lo manderà, magari sarà un inviato di report
e della Gabanelli, della Milena Gabanelli. Poi ci sono molti programmi della Rai che hanno fatto queste indagini, quindi io non sto qui a dirvi di guardare certi miei video, cercate facendo la spesa, Sant'Enchan parla. Poi succede purtroppo che se voi mettete spesa vi compariranno tanti altri video in un primo momento che con l'argomento non c'entrano, perché io sempre sotto i video gli metto un mucchio di link ad altri video, quindi succede che vi appariranno tutti i video che hanno nella descrizione la parola spesa. Però voglio dire, se vorrete guardare anche gli altri video non farete del torto a nessuno. È come dire, questo programma sono già 51 minuti che va avanti, io veramente non ho più argomenti, ho esaurito tutto quello che potevo dire. E un'ultima cosa che vi dico è la seguente: caro Claudio Wolf, caro Renzo Montagnani Everything, caro Alessandro Arcangelo, cari tutti, se questo video vi è piaciuto dategli like, commentatelo, aspetto i vostri commentari e soprattutto condividetene il link così che ne aumentino le visioni, e condividete il link dei video miei che vi sono più piaciuti, soprattutto quelli più visti, in modo da arrivare a delle facili monetizzazioni. Io sono disoccupato, conto con che YouTube mi paghi, quindi per favore iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella per ricevere le notificazioni dei live e tutto il resto, lasciate dei messaggi o aprite delle conversazioni nello spazio messaggi del canale, perché avrete notato che c'è, io filtro tutti i messaggi, c'è nel canale la possibilità di lasciare messaggi, no? Quindi vorrei anche nello spazio discussione, ecco, voi potrete lasciare dei vostri commentari o aprire dei dibattiti. Mi piacerebbe aprire con tutte e tutti voi dei dibattiti, quindi non commentate soltanto i miei video, non gli date soltanto like e non compartite soltanto il link dei miei video che più vi piacciono, ma per quanto possibile nello spazio discussione scrivete un vostro argomento, aprite un dibattito, aprite una discussione e non limitatevi nello spazio discussione, come è successo 4 anni fa, a mettere soltanto iscritto ricambi, perché poi io vedo che quella persona, un gamer che mi ha messo 4 anni fa iscritto ricambi, anzi sono state più di una persona, e poi non mi hanno più seguito, non hanno più commentato i miei video, non li hanno più condivisi. Allora nello spazio discussione del canale vi gradirei che voi scriviate dei temi. Iscritto ricambio è una perdita di tempo, hai ragione, è una perdita di tempo. Vorrei comunque a tutte e tutti voi che iniziate dei dibattiti anche fra di voi e nello spazio discussione del canale, sarebbe molto bello. Aiutatemi, io non vi chiedo denaro, non vi chiedo di versare denaro, non vi do la mia PayPal, anche perché non ho account bancario, sono disoccupato ma veramente full time. Non vi chiedo nulla, vi chiedo soltanto di guardare i miei video perché vorrei diventare uno youtuber. Poi sto lavorando per scrivere un libro, chissà se ce la farò, chissà se ce la faremo a che questo canale sia veramente un canale degno di elogio e non di encomio.
come dire, sono già 55 minuti che sto qui con voi e niente, vi ringrazio allora perché sono arrivato alla conclusione, a dirvi di seguirmi, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella, di guardare i miei video, quelli che più vi piacciono, dargli like, commentateli, scrivere nello spazio discussione, condividere il link dei miei video fra tutti i vostri contatti, amici, parenti, familiari, vicini di casa, colleghi di lavoro, di studio. In più, se voi li considerate cattivi i miei video, per fare un dispetto a qualcuno, condividete i miei video. Niente, questo è tutto. Un saluto dal vostro Capitan Sant'Enchan, dal vostro Capitan Sant'Enchan. Grazie di seguirmi, di stare qui con me, di darmi occasione di fare questo video, e a presto. Ciao. Iscritto ricambio per sì.